Cari amici, auspicando che abbiate trascorso un sereno weekend, inizia una settimana molto importante per la Juventus. Oggi rientreranno ad allenarsi coloro che non hanno partecipato alla tournée asiatica, mentre da domani pomeriggio, inizieranno allenamenti concreti, una preparazione atletica e tattica a tutti gli effetti, anche per coloro che alla tournée hanno partecipato, e così fino al 10 agosto. Prossimo turno di International Champions Cup con la Juventus impegnata a Stoccolma contro Atletico Madrid, Sarri potrà concentrarsi appunto sulle sessioni che molto probabilmente saranno anche all'insegna della doppia seduta giornaliera. Per un lavoro in campo ce n'è anche uno fuori, dove vede protagonisti gli uomini della Continazza, quindi il responsabile dell'area bianconera Fabio Paratici, il vicepresidente juventino Pavel Nedved. E tutte le attenzioni, ne avevamo già parlato la settimana scorsa, sono concentrate sulle cessioni, perché la Juventus ha grossa necessità di tagliare ingaggi corposi e ricavare, forse definirlo tesoretto sarebbe improprio, ma comunque della liquidità, magari anche da reinvestire prontamente, sebbene la Juventus comunque nel mercato in entrata abbia già fatto molto, se non praticamente tutto. E dovremo monitorare in queste ore il possibile passaggio di Moise Kean all'Everton. A tal proposito oggi ho scritto un articolo su Gol, mi raccomando andate a leggerlo, dove prosegue questa trattativa con i Toffees che sanno la richiesta a Juventus che si aggira attorno ai 40 milioni di euro, però cosa manca affinché venga celebrata la fumata bianca? Ovvero la Juventus in termini di futuro non vuole perdere completamente il controllo dell'attaccante classe 2000 di Vercelli, e quindi l'Everton però, dall'alto anche di usi e costumi della Premier League, questa opzione non vorrebbe riconoscerle bianconeri. Insomma, si tratta però la sensazione che la Juventus potrebbe vendere concretamente Kean per completare così una plusvalenza corposa. Sapevamo che i primi due giocatori in attacco messi sul mercato a Juventus sono e restano Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic. Per il primo c'è un accordo sostanzialmente con la Roma sul prestito con obbligo di riscatto, mentre per il croato non sono arrivate offerte ufficiali, solamente qualche sondaggio qua e là da qualche club della Bundesliga. E quindi, ritrovandoci praticamente ad agosto, la Juventus nel mese di luglio non ha venduto nessuno, non è riuscita a vendere un solo giocatore. Parlo ovviamente per elementi legati alla prima squadra che possano portare soldi significativi o quantomeno interessanti. L'unica operazione degna di nota finora in uscita, ma all'interno di uno scambio, è stata quella con la Roma, nell'ambito dello scambio appunto tra Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola, con conguaglio in favore della Juventus. E quindi inevitabilmente sul fronte cessioni Fabio Paratici deve accelerare, lo sta già facendo. C'è questo dialogo in corso con l'Everton per Kean. In queste ore ci saranno nuovi contatti, sono anche forte il dialogo tra lo stesso club di Liverpool e l'agente di Kean, ovvero Mino Raiola. Sostanzialmente Kean il suo assenso al trasferimento lo avrebbe già dato, però manca l'accordo con la Juventus, anche perché su Kean ci sono davvero ancora tanti club, quindi nulla è fatto con l'Everton, però una linea è stata tracciata e vedremo se questa trattativa sfocerà nella fumata bianca. Insomma ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al mio canale e da domani ci ritroveremo fuori dalla Continassa appunto per attendere i giocatori che effettueranno questo primo allenamento tutti assieme dopo una tournée asiatica che in termini di risultati magari non è stata eccezionale, ma che è servita per iniziare ad apprendere i dettami sarriani. Un abbraccio!